Dolcetto o scherzetto? Ciao amici, bentornati sul mio canale. Oggi, come avete già capito, andremo a realizzare queste zucchette. Sono delle zucche dove all'interno c'è un bel lecca lecca. Queste zucche sono magiche. Se volete vedere la magia delle mie zucche, rimanete fino alla fine del tutorial. Se anche voi le volete realizzare, potete realizzarle utilizzando i termovenili della Biflex. Qui sotto poi metterò il link di dove poterli acquistare e troverete anche il link del mio codice sconto, così da poterli acquistare a un prezzo più vantaggioso. Ma adesso mi dico sempre, banda alle ciance e all'opera! Per la realizzazione di questo progetto, ovvero questa decorazione per i lecca lecca, cosa dobbiamo fare? Adesso vi spiego passo passo quindi come realizzarla. Come prima cosa vado a prendere alcune immagini, quindi vado qui e mi scrivo zucca Halloween. Ok, adesso mi carica alcune zucche, quindi scendo fino a trovare quella che mi interessa. Io inizialmente ne prendo magari più di una. Ok, queste sono tutte le zucche che io ho selezionato. Ora cerco quella che mi piace di più e ci vado a lavorare sopra. Allora, prendiamo ad esempio questa. Come prima cosa, vedete qui i livelli sono raggruppati, quindi io cosa faccio? Levo il raggruppamento, quindi separo. Dopo aver separato, elimino ciò che non mi serve, tipo il picciolo non mi serve, però lei sì. Ok, adesso questa zucca dobbiamo rimpicciolirla un pochino perché così è troppo grande, quindi io cosa faccio? Vado qui e come larghezza ci metto 9,072. Faccio invio e mi ha calcolato quindi anche la proporzione del resto, quindi dell'altezza oltre la larghezza che abbiamo inserito. Adesso di queste me ne occorrono due, quindi io vado e gli dico che me ne deve creare, me la deve duplicare un altro. Questo duplicato adesso faccio capovolgi verticalmente e me lo posiziono sotto a questo, in questo modo. Li seleziono entrambi, vado allineamento e gli dico che devono essere allineati in orizzontale. Ora prendo nelle forme un quadrato. La misura di questo quadrato deve essere 1,764 e faccio invio. Ora questo quadrato me lo posiziono qui sotto. Allora, aumentiamo un pochino per vedere bene se l'abbiamo posizionato. Ok, seleziono tutto e gli dico anche questa volta che deve essere centrato orizzontalmente, così me lo mette al centro. Adesso seleziono tutto, vado su combina e gli dico unifica e me l'ha unito al resto. Ora, fatto ciò, devo crearmi un piccolo cerchio, quindi prendo sempre una forma, prendo il cerchio e gli dico che questo cerchio deve essere di 1 centimetro. Prendo il mio cerchio e lo posiziono qui. Poi vado su allineamento e gli dico che deve centrarlo
sia orizzontalmente che verticalmente. Una volta centrato, vado su combina e gli dico che deve sottrarre. Ok, in questo modo mi ha creato il buchino. Ok? Ora che abbiamo quindi tutto quanto pronto, quello che ci resta da fare è creare un piccolo offset intorno. Perché? Perché noi dobbiamo avere la parte superiore arancione, ma sotto dobbiamo avere una base nera, perché attualmente vedete è trasparente. Quindi io vado su offset e gli dico 200, mi va bene 200, se non mi va bene 200 posso anche diminuirlo, ma 200 in un 0,200 va benissimo e faccio applica. Quindi ora mi trovo l'offset, perché se io vado qui, vi faccio vedere chiudendo l'occhio, praticamente ho soltanto l'offset che è tutto il contorno sotto e poi ho questo che è la parte superiore dove poi andrò a applicare il mio termovinile. Adesso mi manca un po' di pezzi, tipo mi manca il cappello e mi mancano gli occhi, il naso, la bocca. Come poter fare? Allora, o scelgo qualcosa che ho qui di queste che ho preso in precedenza, per esempio è molto molto carina anche questa qui, vedete quanto è carino? Come poter prendere solo la parte interna? Semplice, dovete come prima levare l'unione dei livelli, poi andiamo a eliminare tutto ciò che non ci serve, il picciolo non ci serve, noi lo cestiniamo, poi l'offset che hanno creato loro non ci serve, quindi andiamo qui e lo cestiniamo, ci rimane solo questo. Adesso se io vado su sagoma, questo è ciò che ho. Cosa posso fare? Posso eliminare alcune parti, che sono le parti che a me non interessano. Quindi se io mi voglio tenere solo gli occhi e la bocca, elimino solo la zucca, quindi la parte arancione. Faccio X e mi rimangono queste, vedete? Ora questo io lo posso ingrandire, rimpicciolire, cioè posso farci ciò che io voglio. Allora, se lo metto qui va dietro, perché? Perché qui Design Space lavora in livelli, quindi la zucca che ci siamo creati è sopra, invece la bocca, gli occhi e le sopracciglia sono sotto a ciò che noi abbiamo creato. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prenderlo e trascinarcelo sopra. Adesso, se io lo prendo e lo metto qui, vedete? Va benissimo. Questo me lo posso ingrandire, rimpicciolire, poi insomma mi regolo io la misura che mi occorre. Quello che posso fare adesso è selezionare nuovamente tutto e gli dico di allineare al centro e così me l'ho allineato. Adesso non ci resta altro che creare il cappello, quindi per il cappello andiamo a cercarci un cappello da strega. Come prima io vado su immagini e mi posso scrivere cappello da strega. Qui mi tirerà fuori diversi tipi di cappelli e io poi scelgo quello che mi piace di più. Ce ne sono veramente tanti, anche questo è molto molto bello. Quindi avete l'imbarazzo della scelta, da quello più semplice a quelli insomma un pochino più elaborati. Ne selezioniamo come prima sempre qualcuno, così poi abbiamo libera scelta. L'unica cosa, non prendiamo cappelli che hanno diversi colori, che hanno fibbie, che hanno troppe particolarità, perché a noi ci serve un qualcosa di abbastanza semplice per quello che dobbiamo fare adesso. Ok, quindi dopo averne selezionati un po', andiamo e facciamo aggiungere la tela. Diminuiamo perché sono veramente tanti. Ok, adesso eliminiamo tutto ciò che non ci serve, così ci teniamo solo quello che a noi interessa. Allora, qui intanto questi qua io gli dico che lo voglio
di colore questo giallino qui, perché il termovinile che vado ad utilizzare io è un termovinile un po' particolare e lo voglio mettere di quel colore. Adesso mi devo scegliere il cappello. Ok, allora, qui ha questa incavatura, vedete? Quindi mi serve un cappello che sia un po' incavato, ma non deve capitare sopra alla mia zucca, se no altrimenti poi qui mi viene in questo modo. Allora, se ci mettiamo il cappello così, le sopracciglia le dobbiamo eliminare, quindi riprendiamo di nuovo la nostra bocca, occhi e sopracciglia e andiamo a selezionare anche le sopracciglia, così li togliamo proprio. Adesso togliamo tutti questi che non ci occorrono più, li andiamo ad eliminare e lavoriamo su quello che abbiamo scelto. Allora, ne dobbiamo creare due di cappelli, quindi selezioniamo il cappello, lo duplichiamo, questo me lo metto da una parte e lo capovolgo perché questo poi sarà quello che deve andare sotto. Adesso seleziono il cappello, seleziono la zucca e gli dico scomponi. Se io vado qua, vedete, ha creato questo e questo che prima non c'era, quindi adesso me li seleziono tutti e due, li cestino perché non mi servono. Il cappello, se io lo vado a spostare, vedete qui mi ha tagliato la parte arancione e il cappello a sua volta ha questi tagli, ma non vi preoccupate, riposizioniamo tutto com'era. Io adesso prendo il cappello, prendo l'offset che avevo creato prima, vado su combina e faccio unisci e sparita la zucca. Niente paura, non è successo nulla perché basterà andare su disponi, sposta in un secondo piano perché l'offset deve star dietro. Come vedete anche gli occhietti sono spariti, sono solo finiti a livello dietro, quindi io prendo, me li porto su all'inizio e il gioco è fatto. Adesso ripeto la stessa operazione qui, quindi riposiziono per bene il mio cappello, così. Una volta che ho posizionato come questo nello stesso identico modo anche quest'altro, ok, cosa faccio? Come prima mi seleziono il cappello, questa volta però seleziono la zucca che si trova sotto e non più la zucca che è sopra. Quindi è questa qua, me le seleziono entrambi, scomponi e qui mi ha creato questo e quest'altro che li devo cistinare. Qui ho il mio cappello sempre diviso, ho qui la zucca tagliata esattamente come prima. Risistemiamo il tutto, prendiamo il cappello, prendiamo l'offset che mi ero creata, che adesso eccolo qua, me l'ha spostato in fondo, cioè l'ultimo, perché se vi ricordate io ho detto sposta in fondo e così ho fatto, e gli dico unisci. Ora mi ha rispostato di nuovo tutto quanto sopra, ma niente paura perché come prima basterà selezionare il tutto e dirgli che me lo deve spostare in fondo. Ecco qua. Allora, un'altra cosa che invece mi ha spostato è questo. Questo pure va messo. Allora, sistemiamocelo per bene questo quadratino. Prendiamo il quadratino, prendiamo anche quest'altri due, vado qui e gli dico fondi, così me l'ha uniti. Per quanto riguarda gli occhi non è un problema perché come sempre me li sposta. Disponi sopra, ok, a posto. Adesso dobbiamo creare un cerchio un po' più grande della parte di sotto. Quindi cosa facciamo? Prendiamo sempre tra le forme il cerchio,
questo abbiamo detto che deve essere di 1 centimetro, quindi io vado e scrivo 1. Adesso prendo il cerchio, lo posiziono qui esattamente sopra all'altro buco, cerco di centrarlo nel modo migliore. Ingrandiamo così vediamo meglio. Ok, una volta centrato mi seleziono il cerchio, mi seleziono l'offset sottostante, entrambi, e gli dico sottrai. Ora un'altra volta me la sposta davanti e gli dico sempre disponi in fondo. Ok, e me lo sono spostato sotto, così vedete adesso il foro è della stessa identica grandezza. Ora che abbiamo fatto tutto ciò, andiamo a controllare al taglio se è tutto a posto. Quindi andiamo su, intanto beh, questo non ci serve più, quindi questo per ora io lo nascondo e vediamo come esce questo. Crea, conferma, mi esce così. Vedete, questi qui non sono uniti, non va bene questa cosa perché deve essere tutto unito, mentre questo va bene perché è unito, questo va bene perché il livello, vedete, è unito. Come poter fare per poter unire questi qui sopra? Allora, ritorniamo indietro, selezioniamo di nuovo la nostra figura, vedete qui c'è unifica, però questo unifica che abbiamo fatto non l'abbiamo unito in realtà con quest'altro qui. Selezioniamo questo e anche questo, andiamo qua e facciamo fondi. Okay, me l'ha portato su, ma come prima noi andiamo e diciamo sempre che deve essere spostato sotto. Adesso vedete tutto un unico pezzo, questo è tutto un pezzo e questo è tutto un pezzo, quindi abbiamo 3 pezzi. Questo posso pure trascinarlo qui perché questo è dello stesso progetto, ok? Quindi se io adesso mi seleziono tutto posso anche fare raggruppa, non ci sono problemi, così se lo devo spostare, ingrandire, rimpicciolire, posso fare tutto ciò che voglio. Vado su crea, vediamo adesso qui cosa ci fa vedere. Allora, ci fa vedere quindi questo che è il fondo, ovvero l'offset, che come vedete è perfettamente unito questa volta. Poi ci fa vedere questo che è l'altra parte a cui noi poi dobbiamo andare a applicare, quindi il termovinile che dobbiamo applicare sul cartoncino nero, e questo che è sempre l'altro termovinile da applicare sul cartoncino nero. Allora, siccome che i termovinili vanno sempre applicati specchiati, cosa facciamo noi? Il cartoncino lo lasciamo com'è, mentre per quanto riguarda sia la zucca che il viso, diciamo la bocca e gli occhi, li dobbiamo specchiare perché la macchina li taglia al contrario. Mi raccomando, è importante, se no poi non vi coincide più con quello che avete creato qui. Perfetto. Poi una volta fatto ciò basterà andare avanti, quindi facendo continua, e poi passare al taglio. L'occorrente per la realizzazione di questo progetto è il seguente: un cartoncino nero, il termovinile Glove in the Dark e il termovinile Flock di colore arancione. Adesso passiamo al taglio. Quando andiamo ad applicare il nostro termovinile sul tappetino ci dobbiamo ricordare di mettere la parte del liner, ovvero questa parte lucida, sul tappetino e la parte opaca rivolta verso di noi, perché vi ricordo che il taglio viene fatto specchiato, quindi viene al contrario.
Posizioniamo quindi il nostro termovinile sul tappetino e poi mandiamolo al taglio. Adesso che abbiamo tagliato tutti i nostri pezzi dobbiamo spellicolarli. Possiamo spellicolarli o con lo spellicolino, questo della Biflex, o se no con qualcosa di appuntito, che potrebbe essere un ago, uno spillo, va bene lo stesso. Quello che dobbiamo fare è puntare un angolino verso l'esterno e poi ruotare il nostro spellicolino o ago. Poi semplicemente tirando in questo modo andiamo a eliminare tutto il termovinile in eccesso. E il primo è fatto. Adesso andiamo a spellicolare invece la nostra zucca. Quindi puntiamo sempre un angolo, giriamo, prendiamo il liner di sotto e tiriamo quest'altro. Adesso dobbiamo pulire anche qui. All'interno di ogni termovinile troviamo una scheda tecnica come questa. In alto la serie Glove in the Dark. Sotto poi troviamo la spiegazione, quindi che cos'è questo termovinile. Sotto ancora, sempre a sinistra, troviamo un QR dove andandoci sopra possiamo vedere step dopo step tutti i passaggi da effettuare. Poi abbiamo invece sul lato destro le istruzioni di uso, ovvero anche qui viene riportato step dopo step tutti i vari passaggi. Al centro abbiamo uno schemino, lo schemino delle info, ovvero informazioni. Come prima informazione ci dice quindi questo termovinile dove può essere applicato. Sotto invece come applicarlo, quindi si può applicare con il ferro da stiro a una temperatura di 3 pallini per un tempo di 20 secondi, una pressione alta e il liner va rimosso dopo 6-7 secondi. Può essere anche applicato con la termopressa e a una temperatura di 145 gradi per 12 secondi per una pressione media e il liner va rimosso sempre dopo 6-7 secondi. Per il lavaggio invece troviamo scritto che può essere lavato a 40 gradi, asciugato con una asciugatrice, ma non può essere lavato a secco. Invece per la serie Flock vediamo che per quanto riguarda il ferro da stiro bisogna mettere la massima temperatura, ovvero 3 pallini, per 25 secondi a una pressione alta e il liner va rimosso a freddo. Per la pressa ci dice che bisogna mettere una temperatura di 160 gradi per 25 secondi, una pressione bassa e il liner va sempre rimosso a freddo. Si può lavare a 40 gradi, non si può mettere in asciugatrice e non si può lavare a secco. Adesso che abbiamo spellicolato tutti i nostri pezzi, li mettiamo un pochino più su e prendiamo il tappetino. Io andrò a utilizzare il tappetino della Biflex, non dalla parte dove c'è scritto Biflex, ma dall'altro lato, perché di qua ha questa parte che è una superficie creata apposta per far sì che il calore venga distribuito tutto in modo uniforme. Prendo la mia sagoma di cartone, prendo il termovinile, questo arancione della zucca, e lo appoggio sopra. Faccio attenzione ovviamente a metterlo bene e poi prendiamo la nostra pressa e ce lo pressiamo sopra. Deve rimanere quindi per il tempo che è scritto sulla scheda tecnica. Io farò in due volte, faccio prima la parte superiore e poi la parte inferiore, perché è importante che il calore sia distribuito bene uniformemente. Adesso che si è raffreddato, tolgo il liner. Adesso prendo il viso
ed ecco qua. Adesso dobbiamo fare altro che prendere il nostro lecca lecca, inserirlo qui all'interno del buco e poi bloccarlo qui sopra al cappello. Avete visto quanto sono spaventosi al buio? Questo è l'effetto del termoadesivo Globe in the Dark. Mentre per quanto riguarda la serie Flock dà quella sensazione vellutata morbida sotto il tatto, quindi è stupenda anche essa. Ma guardate quanto sono paurosi. Io penso che i vostri bambini, se riceveranno questi bellissimi dolcetti, saranno contentissimi e potranno spaventare i loro amici. Se anche a voi piacciono questi termovinili, io qui sotto in descrizione poi vi metterò il link per acquistarli, sia questi che altri tipi di termovinili, e sempre qui sotto poi troverete il mio codice sconto, così da acquistarli a un prezzo più vantaggioso. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e condividete, così il canale può crescere. E se ancora non vi siete iscritti al mio canale YouTube vi consiglio di iscrivervi e accendere la campanellina, così che poi vi arriveranno le notifiche dei prossimi video. La stessa cosa vale per gli altri miei social, quindi iscrivetevi, così anche lì potete vedere altri contenuti oltre a quelli che sto pubblicando qui su YouTube. Se avete dubbi e domande scrivetemi qui sotto così che vi posso rispondere. Ma adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici! A presto!